Bentornati su Turkey News Magazine. È un piacere avervi qui con noi. Se amate le storie di celebrità raccontate con dettagli veri e retroscena che raramente emergono, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, così non perderete nessuno dei nostri prossimi video. Quello di oggi è uno di quei racconti che travolgono tutto ciò che pensavamo di sapere. Una singola fotografia ha capovolto l'immagine costruita negli anni attorno a Erkan Merik e a Zal Suba, spazzando via mezze frasi, indizi lasciati cadere con cura e tutti quei sospiri trattenuti che hanno alimentato la curiosità dei fan. Per settimane si erano rincorse voci, allusioni, piccole confessioni mascherate da casualità. Ma niente che potesse prepararci a quello che è accaduto. La scintilla è scattata quando in rete è comparso uno scatto rubato. Erkan Merik e Zal Suba che si baciano, non su un set, non davanti ai riflettori come parte di una scena, non in un'operazione di marketing orchestrata per lanciare un progetto. Secondo fonti vicine alla coppia, quel momento è avvenuto lontano dagli sguardi indiscreti, durante un evento privato nel cuore di Istanbul. Non un party affollato con telecamere onnipresenti, ma un incontro mondano elegante, con musica soffusa e un via vai di volti noti che cercavano di mescolarsi alla normalità di una serata qualunque. C'era rumore, c'era movimento, c'era l'aria elettrica dei salotti dove le star si incrociano e fanno finta di non guardarsi. Eppure, in un angolo defilato, protetti da un paravento di piante e luci basse, Erkan e Azal hanno trovato un frammento di quiete. Prima del bacio, chi li ha incrociati parla di uno scambio di sguardi che sembrava dire più di 1000 frasi. Lui le parlava a bassa voce, come se temesse di rompere un equilibrio fragile. Lei si avvicinava senza fretta, con quell'aria composta che il pubblico le riconosce da sempre, ma con un calore che non si può fingere. Poi, come se il tempo si fosse piegato, tutto intorno è apparso lontano, distante, irrilevante. Il bacio è stato naturale, carico di una sincerità che non chiede permesso. Non c'era imbarazzo, non c'era posa. C'era solo la resa dolce di due persone che, per troppo tempo, avevano messo da parte ciò che provavano. Per chi li segue dai tempi di ADN Senkoi, l'immagine è parsa la risposta a una domanda rimasta sospesa per anni. Tutti ricordano quelle interviste in cui Erkan, con la sua calma misurata, lasciava intendere che non si arrende facilmente a ciò che conta davvero. E quelle frasi di Azal, piene di delicatezza, in cui spiegava di non volersi legare a nessuno se non fosse convinta che il destino la stesse portando nel posto giusto. All'epoca in molti le considerarono cortesi formule, un modo elegante per non alimentare il gossip. Riascoltate oggi, suonano come il filo invisibile di un incontro rimandato ma mai davvero negato. La foto è esplosa in rete nel giro di pochi minuti. Milioni di condivisioni, discussioni che attraversavano lingue e fusi orari, commenti che svisceravano ogni dettaglio, l'angolazione, i lineamenti, il modo in cui le loro mani si cercavano. Su piattaforme e gruppi di fan, il dibattito si è acceso senza sosta, trasformando quell'immagine in un fenomeno globale. Dall'Europa al Medio Oriente, fino all'America Latina, gli appassionati hanno ribattezzato il momento come il ritorno dell'anno. Ma chi vive vicino a Erkan e Azal racconta che nulla è nato d'impulso. Al contrario, pare che i due si incontrassero in privato da mesi, lontano dalle mappe dei paparazzi, per curare vecchie ferite e ritrovare un linguaggio comune fatto di fiducia e rispetto. Chi li conosce bene assicura che quel bacio non è stato uno scivolone, né un'eccezione emotiva figlia di una serata intensa. È stato un passo consapevole, una scelta condivisa che dice, senza proclami, che tra loro il sentimento non si è mai spento davvero. Ed è bastato quel gesto per cambiare la percezione pubblica. Le settimane di ambiguità, le storie su social enigmatiche, le frasi con sottintesi sono scivolate via come una vecchia vernice. Oggi la trama è limpida. Tra Erkan Merik e Azal Suba c'è di nuovo qualcosa di vero, fatto di presenze e non soltanto di ricordi. Tutto è partito con una serata di gala organizzata con discrezione, un anniversario benefico dove gli inviti si contavano sulle dita di una mano e gli ingressi si controllavano 2 volte. Erano arrivati separati, scaglionando i tempi, come a voler evitare l'eco facile dei flash. Ma a un certo punto si sono ritrovati sul terrazzo che guarda il Bosforo, il vento lievemente salato,
i brindisi che si confondevano con il rumore dell'acqua. Chi è passato di lì ha visto Erkan porgerle una giacca per ripararla dall'aria fresca. Lei ha sorriso in un modo che molti ricordano dai tempi d'oro, quel sorriso che accendeva il set e faceva immaginare tutto ciò che non poteva essere detto. Alcuni testimoni parlano di un abbraccio breve, non plateale, come quello di chi è stato lontano troppo a lungo e ora misura la distanza con la cautela dei coraggiosi. Poi il bacio. Niente di studiato, niente di ostentato. Non un gesto per gli altri, ma un dono l'uno all'altra. Non sorprende, allora, che chi ha immortalato la scena abbia esitato prima di pubblicare. C'era la consapevolezza che quell'immagine avrebbe cambiato le carte in tavola, non soltanto per loro, ma per una comunità di fan che, negli anni, aveva imparato a rispettare il silenzio. La reazione dei media è stata fulminea. I magazine hanno aperto con titoli roboanti, il ricongiungimento che tutti aspettavano. Eppure, per quanto rumorosa, la stampa non è riuscita a soffocare il tono intimo di ciò che è accaduto. Tra i commenti più frequenti, spiccano quelli che parlano di maturità, non più l'infatuazione di due colleghi travolti dal successo, ma la scelta di due adulti che conoscono i propri limiti e hanno deciso di guardarsi senza filtri. Da quel momento, manager e addetti ai lavori hanno preferito tacere, come se una dichiarazione qualsiasi potesse suonare stonata rispetto alla verità già scolpita in quella foto. E adesso? È la domanda che rimbalza ovunque. Compariranno insieme a un evento pubblico? Arriverà una conferma ufficiale, con parole nette e una data da imprimere nella memoria? O magari quello a cui abbiamo assistito è soltanto il primo di una serie di attimi condivisi, destinati a scandire una nuova abitudine? Alcuni osservatori del settore, ascoltando il modo in cui negli ultimi mesi entrambi hanno parlato di impegno e stabilità, si sbilanciano. Potrebbe profilarsi all'orizzonte un fidanzamento. C'è chi giura di aver visto un gioielliere noto frequentare gli stessi ambienti, chi parla di sopralluoghi in location romantiche. Nulla di confermato, ma tutto plausibile. Una cosa è certa, la loro storia ha un pubblico che non ha mai smesso di sperare. La memoria di ADN Senkoi non è un semplice bagaglio professionale, è un affetto collettivo che ha unito generazioni e paesi. Per questo, quando la foto ha iniziato a correre, gli hashtag sono diventati superflui. Bastava un nome, anzi due. Bastava riconoscere quei profili, quelle mani, quel modo di stare vicini. È come se la scena che tanti avevano immaginato, sognato, chiesto a mezza voce durante incontri e convention, si fosse materializzata in una notte di primavera. Ci sono elementi che meritano di essere sottolineati. Negli ultimi mesi, Erkan era apparso più riflessivo durante le interviste, parlando spesso del valore del tempo e della pazienza, della necessità di lasciare che le cose trovino la loro forma naturale. Azal, dal canto suo, aveva rivendicato il diritto al silenzio, spiegando che la vita privata è tale proprio perché ha bisogno di spazio e protezione. Eppure, in tante piccole tracce social, c'erano segnali. Un like lasciato su una canzone malinconica, una foto di un tramonto con colori simili per entrambi, una battuta complice durante una diretta in cui si faceva finta di non leggere le domande più scomode. Tutto sembrava cucire un ordito che ora appare chiarissimo. C'è chi sostiene che, prima del bacio, i due si fossero visti in luoghi dove nessuno li avrebbe cercati. Librerie di quartiere, caffè frequentati al mattino presto, passeggiate lungo strade meno note, dove il chiacchiericcio del mercato copre tutto. In quegli incontri, raccontano, non si parlava dei riflettori, non si parlava di copioni, non si parlava di numeri. Si parlava di tempo, di rispetto, di seconda possibilità. Di come ci si cura quando una storia importante ha lasciato segni che non sempre si vedono ma che si sentono, e come se si sentono. La foto non ha soltanto riacceso l'attenzione. Ha ridefinito la narrazione. Prima c'erano dubbi, sussurri, allusioni. Dopo, c'è una linea tracciata con fermezza. Che cosa viene adesso? Forse un'apparizione insieme, discreta ma inequivocabile. Forse una nota congiunta, breve e limpida. Forse, semplicemente, la continuità di gesti piccoli ma eloquenti, entrare nello stesso ristorante senza fuggire,
sedersi a 2 file di distanza a un'anteprima e non preoccuparsi se gli occhi degli altri uniscono i puntini. È possibile che il loro prossimo progetto professionale offra un ulteriore terreno d'intesa. Alcune voci parlano di una sceneggiatura drammatica che richiede complicità autentica. Sarebbe la cornice ideale per trasformare un ricordo in presente. Intanto, tra i loro fan, c'è una festa composta. Non l'euforia effimera di chi celebra un colpo di scena, ma la gioia composta di chi, con pazienza, ha atteso il momento giusto. Molti hanno scritto messaggi di gratitudine, non solo a Erkan e a Zal, ma tra di loro. Grazie per aver creduto, grazie per aver difeso la dignità di una storia senza forzarla. Altri, più scettici, ricordano quanto sia fragile ogni cosa sotto i riflettori. E hanno ragione, le relazioni pubbliche vivono assediate da aspettative e giudizi. Ma stavolta sembra diverso. C'è una gravità dolce in quel bacio che non si confonde con la strategia. Le riviste di tutto il mondo, da quelle patinate alle piattaforme digitali, hanno rimesso loro in copertina. L'incontro che tutti aspettavano, dicono. Il paradosso è che l'inizio di tutto, questa volta, non è nato in un teatro affollato ma in quella nicchia appartata, come se l'universo avesse scelto il posto più silenzioso per dire la cosa più rumorosa. E così, un attimo privato è diventato la storia più grande della stagione. Da oggi, chi li osserva seguirà ogni gesto con un'attenzione che può essere affettuosa ma anche invadente. Toccherà a Erkan e a Zal, come sempre, fissare i confini. Voi cosa ne pensate? Lo immaginavate, lo desideravate, lo temevate? Credete che per loro si apra davvero un capitolo nuovo, fatto di chiarezza e di promesse? O pensate che preferiranno custodire tutto dietro una porta socchiusa, lasciando intravedere solo ciò che scelgono? Scriveteci nei commenti. Qui a Turkey News Magazine leggiamo tutto, perché questa conversazione non è solo su di loro, è anche su come impariamo a rispettare il ritmo dell'amore altrui. Se questa analisi approfondita vi è piaciuta, lasciate un like e iscrivetevi per non perdervi gli aggiornamenti esclusivi che stiamo preparando. Il vostro sostegno ci aiuta a portarvi il meglio dell'intrattenimento, con le storie che contano e con la cura che meritano. Restate con noi, il bello viene adesso. Perché ciò che abbiamo visto non è un epilogo tardivo, ma un prologo vibrante. E se è vero che il destino ama le strade lunghe, allora questa strada è appena stata illuminata. La verità è che tutte le storie importanti hanno un momento in cui il tempo smette di correre e ascolta. Per Erkan Merik e Azal Suba, sembra che quel momento sia arrivato su un terrazzo affacciato sull'acqua, con una giacca sulle spalle, una carezza accennata e un bacio che ha rimesso ogni cosa al proprio posto. Non serve aggiungere altro. Ora tocca a loro scegliere come raccontarsi. Noi saremo qui, con attenzione e rispetto, a raccogliere i segni. E a condividerli con voi, come sempre, su Turkey News Magazine. Restate sintonizzati, perché questa storia d'amore è solo all'inizio, e nessuno vuole perderne il seguito.